sezione dedicata alle curiosità sull'Enne ho pensato di iniziare proprio con che cos'è l'Enne. Il nome Enna, o il corrispettivo francese che viene più utilizzato, Enne, è il nome comune della pianta Lawsonia inermis. La Lawsonia inermis è un arbusto dalla cui essiccazione delle foglie si ricava una polvere, la polvere di Enne appunto, che ha proprietà coloranti e viene utilizzata per colorare capelli, pelle oppure tessuti. Che cos'è dell'Enne che riesce a dare colore? L'Enne riesce a colorare grazie ad una molecola, il lawsone, che è principalmente contenuto nelle foglie. Se guardiamo per esempio una foto della pianta della Lawsonia inermis, possiamo vedere per esempio che le foglie più piccole sono rosse. Questo colore rosso è dato proprio dalla maggior presenza del lawsone. Infatti la concentrazione di lawsone varia, non è omogenea su tutta la pianta, ma sulle foglie è contenuta dall'1 al 5% circa. Chiaramente più lawsone ho, più il potere colorante è maggiore. Quando ho un alto contenuto di lawsone, il colore che ottengo dalla pianta è un rosso marrone scuro, mentre se ho poco contenuto di lawsone avrò un rosso rame. In un raccolto le foglie con più alto contenuto di lawsone vengono selezionate per produrre polvere di Enne destinata a tatuaggi, e spesso sulla confezione troviamo la dicitura Body Art Quality, che proprio sta a indicare che quell'Enne ha un alto potere colorante. Mentre il resto viene utilizzato per produrre la polvere destinata alla colorazione dei capelli. Quindi il primo fattore che influenza la colorazione, l'intensità della colorazione dell'Enne è la presenza del lawsone, o meglio la concentrazione di questa molecola, il lawsone. Poi il colore è anche influenzato dalle condizioni climatiche in cui la pianta cresce. Innanzitutto la Lawsonia deve crescere per almeno 5 anni prima di avere qualche potere colorante, e cresce solo in zone in cui la temperatura minima è di almeno 11 gradi. Le migliori qualità tintorie si ottengono quando la pianta cresce in zone molto calde e aride, quindi con poca umidità. Questa mappa indica le zone in cui l'Enne cresce, e i diversi colori indicano diverse condizioni climatiche e quindi diversi poteri coloranti raggiunti dall'Enne. Per esempio le zone arancioni scuro indicano le aree più calde e con il più basso livello di umidità, per cui in queste zone si ottiene un Enne con il più alto potere colorante. Se invece guardiamo per esempio le zone verdi chiare, come per esempio il sud Italia, queste zone sono calde ma umide, per cui l'Enne cresce ma ha uno scarso potere colorante. Se volete visualizzare e studiare meglio questa mappa, trovate il link del sito da cui l'ho presa nelle informazioni del video. Per cui, riassumendo, il potere colorante dell'Enne dipende dalla concentrazione di lawsone e dalle condizioni climatiche in cui la pianta è cresciuta. Questo è il motivo per cui non tutti gli Enne sono uguali. Spesso compriamo Enne di diverse marche e magari una marca ci piace di più rispetto ad un'altra perché ha un colore più intenso o più brillante, dipende comunque dai gusti, però non tutti gli Enne sono uguali. Un'ultima cosa che non ho ben sottolineato: il colore che si ottiene dalla Lawsonia inermis è rosso. Poi può essere un rosso più intenso che vira verso il marrone o un rosso rame, però sempre il rosso rimane. Allora perché in commercio troviamo Enne neutro, Enne nero, Enne castano e così via? Questo lo vedremo sul prossimo video riguardante le curiosità sull'Enne. Ciao a tutti!